se con anche questi acquisti la Juventus non punta al campionato e dice no, non siamo una delle favorite, giuro che vado a Torino e picchio 1-1 tutti quanti, perché non è possibile. Ciao ragazzi, sono Pingu e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi torniamo con la serie del calciomercato. Molto probabilmente questo video uscirà che il calciomercato è finito, ma per una questione di tempo ho 1000 problemi, ma dettagli. La Juventus ha portato a casa altri due gioielli e stiamo parlando del figlio, ovviamente, del grande Conceição, quindi Francisco Conceição, ma soprattutto di Koop Meiners. Non ho capito. Ma dettagli, ma prima di iniziare vi ricordo like, commenti, iscrizioni, sono fatto un cercare di 20 picchi con il classico ormai telecomando che è qui, eccolo qua, che devi minacciarvi come sempre di più perché più di 85% dei guarda i miei video per non iscrivermi al canale. Ecco, fatelo perché sennò questi giocatori qui vi segnano come minimo 3 volte ogni volta, quindi non vi conviene. E se giocano appunto nella vostra squadra, quindi in questo caso nella Juventus, si fanno 3 autogol / si fanno espellere. Io lo rischierei. Partiamo, come sempre vedremo un paio di skill di entrambi e poi in questo caso sono 2, la prima volta che faccio 2 giocatori nel stesso video, ma per una questione di tempo, quindi partiamo e dopo dirò appunto a fine video un voto qualità-prezzo ovviamente di entrambi e di quello che possono dare alla Juventus del presente ma soprattutto del futuro. Partiamo. Ok, partiamo con Koop Meiners, sappiamo tutti che giocatore è un regista comunque molto importante. C'ha questo tiro da fuori eccezionale, l'abbiamo già visto in tutti questi anni in Italia con l'Atalanta, ovviamente sappiamo che in mano di Gasperini chiunque può diventare fenomenale, poi se lo lasci calciare fuori è normale che prendi gol. Alla Juventus potrà rendere, visto quello che hanno aspettato per riuscire a prenderlo, con quello che hanno speso, se non rende penso che gli spezzano loro le caviglie, perché no? Ha fatto sicuramente un comportamento secondo me non bello su quella questione dei certificati e tutti, perché dopo tutto quello che ha fatto l'Atalanta per te, d'accordo, puoi dire cavolo io voglio andare via, l'Atalanta non ti vuole far andare via, però da questi certificati, cioè, no, mi sembra un bambino di 10 anni, però va bene, questo è un altro conto. Qua cacchio l'ha fatto. Sappiamo tutti che comunque è ambidestro, sa calciare le punizioni, come appunto già detto sa calciare da fuori, se lo lasci calciare è un cavoli tuoi. Bisogna capire se si inserirà subito negli schemi di Thiago Motta. Da quello che ho potuto vedere contro la Roma non ha giocato tantissimo, però sembrava, madonna mia, uno che si cercava, tipo, non so, uno dopo che ha fatto una serata alcolica, più o meno, la stessa cosa, perché era veramente imbarazzante, però, ripeto, è appena arrivato, ci può stare che non capisce gli schemi e tutto. Probabilmente dopo le soste nelle nazionali, se non si rompe, perché nelle nazionali, che punizione ha tirato, può succedere qualsiasi cosa, abbiamo già visto, potrebbe essere decisivo, portiere un po' rivedibile qui. Non lo so, ripeto, è un acquisto pesante sulle casse sicuramente, d'accordo che hanno fatto mille cose strane, scusatemi, i soliti cose strani, ok? Non lo so, perché una cosa è giocare nell'Atalanta, una cosa è giocare in una squadra come la Juventus che cambia allenatore, cambia appunto squadra, cambia obiettivi. Sono un po' perplesso, di sicuro sarà un ottimo giocatore, comunque mal che la vada, questo è lo schema bellissimo, io me lo ricordo appunto dai mondiali, questo qua era stato bellissimo, per Weghorst. Ho comunque qualche dubbio, ripeto, perché sì, è un grande giocatore, ripeto, ha tantissime qualità, però no, sono di quello che o ti ambienti subito o farai fatica per tanto tempo, anche se è uno che gioca tanti anni in Italia, non è giovane. Che cacchio è successo qui? Io gli voglio dare piena fiducia perché comunque, ripeto, per spendere quello che hanno speso non vai a prendere uno scemo sicuramente, perché le qualità ce le ha. Giuntoli ha detto è mio a qualsiasi costo. Non lo so, resto sempre comunque perplesso. Io finché non lo vedo all'opera come possa rendere, resterò sempre col dubbio. Questa è fortuna. Perché ripeto, ognuno può essere sempre un fenomeno in una squadra, poi va in un'altra ed un flop. Anche Correa alla Lazio sembrava un grandissimo giocatore, è arrivato all'Inter, Dio santo, questa penna è più forte. Ok, che tu mi dici paragoni Correa a Koop Meiners, sarebbe imbarazzante. Però, capite cosa intendo? Ovvio, è un altro giocatore. Però io resterò sempre nel dubbio fino a che non vedo quello che sa fare anche in un'altra squadra. Perché ripeto, ok, c'ha le qualità, però no. Chiunque può andare in un altro campionato e fare il fenomeno, per dire, faccio un esempio.
magari mi vai in Serie A, sei quello che sei, mi vai in Turchia, mi fai 40 gol, 40 assist. Faccio un esempio, ok? In questo caso è lo stesso campionato, però avete capito il senso. Allora, abbiamo visto questo che sa fare comunque con Mainers, intanto passiamo con Seisao e poi valutazioni finali appunto alla fine. Probabilmente questo video sarà un po' più lungo del solito, ma va bene. Andiamo. Allora, con Seisao è un ottimo giocatore, è veramente giovane, l'abbiamo già visto con il Porto, anche contro l'Inter in Champions League l'anno scorso, comunque il suo lo sa fare, poi ha questi tiri stranissimi, l'abbiamo visto anche all'Europeo stesso, che ha fatto veramente bene come prestazioni, ha fatto anche gol. E un esterno, Baralla, che può giocare a destra, a sinistra, in qualsiasi ruolo, quindi è sicuramente duttile a livello di Thiago Motta. Abbiamo già visto che è arrivato Nico Gonzalez, quindi anche lui può invertirsi magari in partita, loro due con Vlahovic davanti, quindi magari un 4-3-3, Nico Gonzalez a destra con Seisao a sinistra, poi in partita appunto si invertono e Vlahovic lascia come punto di riferimento solo lui, però comunque la possibilità appunto questa di potersi, gran numero, scambiare magari durante la partita può dare fastidio anche ai difensori che devono comunque sincronizzarsi da quel punto di vista, capire come possono giocare. Che cacchio di numero ha fatto qui, gol incredibile. Arriva anche lui non tanto pagato perché arriva con circa un ottavo in confronto con Mainers, però è un ragazzino che è veramente veramente forte. Non dico che sia il nuovo CR7 perché questa è un'altra cosa, però è sulle buone tracce, perché è veramente forte. Guardatelo qua, guarda come ubiglia tutti. Posso dirlo da tifoso interista, quindi tra virgolette dovrebbe darmi fastidio, però a me casa tantissimo con Seisao in Italia. Soprattutto la Juve con questo stile di Thiago Motta che fa rendere i giovani, che addirittura preferisce certi giovani ai nuovi acquisti, perché ha preso il ragazzo, scusatemi, della Next Generation, Malumbal, chiedo scusa il nome, se non me lo ricordo, preferito a Douglas Luiz, che per quello che l'hanno pagato Douglas Luiz dovrebbe giocare titolare. No, fa giocare Sabona come terzino destro. Che cacchio di gol ha fatto qui? Quindi come giovane, secondo me con Thiago Motta potrebbe essere veramente tanto. Ok che è in prestito con diritto di riscatto, quindi non è a titolo definitivo, quindi in casi estremi che floppi lo riportano indietro e se ne vanno a quel paese. Però secondo me potrà rendere tantissimo, non so perché. Per me è un giocatore che appunto nello stile di gioco di Thiago Motta, che fa giocare i giovani, fa giocare a calcio, soprattutto a differenza di un Allegri che sappiamo quello che faceva. Sicuramente se mi dici con Seisao con Allegri o con Seisao con Thiago Motta tutta la vita, perché un Allegri a tutti dietro, tiriamo a caso, scusatemi, speriamo di fare un gol e vincere il cortomuso all'ultimo secondo. Però è molto veloce e questo sicuramente, chiedo scusa, c'è un sonno pazzesco, ho dormito 2 ore stanotte, sono stato anche in ospedale, quindi lasciamo perdere per delle visite. Sicuramente è un aiuto. Giocherà tanto, dovrà ambientarsi, si ambienterà con facilità, questo dipenderà da lui. Sicuramente Thiago Motta gli darà la possibilità, l'abbiamo già visto anche con la Roma, appunto, ha fatto il suo l'ha fatto. Poteva prendersi un fallo che era una bella punizione, ha deciso di rialzarsi, secondo me la poteva restare giù, visto che il portoghese sappiamo che in teoria si buttano a partire facilmente tipo i brasiliani / Quadrado, ecco qua è appena morto. Quindi non lo so, però secondo me nelle mani di Thiago Motta questo qua renderà veramente veramente tanto. Va bene ragazzi, allora, calcolando, parliamo prima di Mainers, visto che abbiamo visto prima lui. 60 milioni abbondanti più bonus, più tutto quello che sappiamo, per uno del genere che comunque ha la sua età, non lo so, ripeto, io resterò sempre perplesso da questo punto di vista, però comunque hanno fatto un gran colpo perché è veramente veramente fortissimo con Mendes, l'abbiamo visto tutti questi anni, quindi voto qualità prezzo 8, perché comunque 60 milioni sono tanti, vediamo quello che potrà fare. Per quello che potrà la Juve, per me, se entra nello stile di gioco di Thiago Motta come è stato con Gasperini, è 10 a mani basse proprio. Poi fatemelo sapere nei commenti, soprattutto tifosi juventini. Per quanto riguarda con Seisao, 7 milioni più bonus, più dopo il diritto di ricompra a un po' di più. Per me, per quello che può dare
Chiedo ancora scusa, un suono veramente pazzesco, non riesco neanche a registrare. Quello che può dare, ripeto, a questa Juve, questo ragazzino, per me è 9. Cioè, sia voto qualità-prezzo, in questo caso per lui, ma soprattutto quello può dare alla Juve del presente e anche del futuro. Quindi, che dirvi? Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Like, commenti e iscrizione, fatemi appunto sapere cosa ne pensate di questi due super colpi alla Juventus, se possono insediare il carro armato Inter per lo scudetto di quest'anno. Per me, sì, infatti c'ho un'ansia pazzesca, ma va bene, visto che l'Inter ha speso 20 milioni in totale forse nel calciomercato, visto che ha preso tutti a parametro zero, no? E ha preso solo giovani. Ma dettagli, poi Zelinski non ha ancora visto campo. Questo fa ridere. Occhio, la prima giornata che adesso ricomincerà il campionato farà 3 gol e 3 assist facili, ma va bene. Se no vengo a cercare il piccolo telecomando, Instagram, YouTube e TikTok, non si che non so quando, non so come, non so perché, ma l'importante è dire... No? Basta questo. No, Pingualè. Ciao, ripeto, fatemi sapere cosa ne pensate di Cup Miners e con 6 la Juventus. Ripeto, per me, anche da tifoso interista, gasano tantissimo. Ma va bene. Ciao!